Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti in questo mattino Milan del 15 aprile del 2025. Saluto Enrico Voiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Chi mette like ancora di più, chi commenta ancora di più, chi è iscritto ancora di più, chi è abbonato è il migliore e quindi grazie a tutti coloro che ci supportano. Sì, se riesco a finire il mattino Milan di quest'oggi, ma questo non ve lo diciamo così, non ve lo posso Scopritelo confermare. nel video, scopritelo. Cioè, il video durerà una dozzina di minuti, come sempre, scoprite, state qui con noi fino alla fine per sapere se il direttore arriverà fino al 12° minuto oppure se ci saluterà prima per questo raffreddore lancinante che lo ha colpito. No, perché ho appena scoperto che se parlo un po' più alta voce del normale inizio a lacrimare. Non è bellissima la cosa, ma va bene, farò credo 12 È minuti. emozionato, pensate, è emozionato Sono nel vedere il emozionato Milan per fare mattino Milan, vincere sì. con l'Udinese, nel vedere la questione del Sì. direttore sportivo andare verso la sua Mamma mia. risoluzione. È da piangere, guarda. Va Tra bene, l'altro oggi, Simo, è il grande giorno, dimmi. è il 15 di È vero, il aprile. 15 aprile oggi. Sì. Pensa, se avessimo scelto di andare avanti ancora con Paratici, oggi eravamo qui ad aspettare la decisione del GUP per rinvio a giudizio oppure no di Fabio Paratici, che torna a essere a giudizio a Roma per il procedimento penale dell'inchiesta Prisma. Sì, è vero, oggi c'è la decisione, ma in teoria non ci dovrebbe più riguardare, ma tanto No. a parte che con il Milan io non metto mai limiti ai colpi di scena, tanto in teoria eravamo qui con la D che aveva detto Tare no, avete fatto le cose dietro le mie spalle, Tare non lo voglio vedere, Tare con Ibrahimovic no, e adesso ieri si sono incontrati, quindi io col Milan andrei sempre con molta cautela. Sì, poi infatti l'abbiamo detto ieri anche durante il talk, no, di questo gioco dell'oca, cioè siam tornati al punto di partenza, di fatto, perché abbiam girato tutto il tabellone, son passati 2 mesi, e siam tornati lì. C'è da Tare, che era il primo nome per il DS dopo post Berta, diciamo, ai tempi di Ibra e Cardinale che fanno i colloqui, e torna a essere il primo nome per il DS dopo tutto il patatrac di Furlani che va a New York, ribadisce che comanda lui, va su Paratici, salta Paratici, serve un'alternativa, D'Amico non lo è, Sartori non lo è e quindi Tare torna a essere il primo nome per il DS. Cioè fa tutto molto ridere che nel mentre hai buttato questi 2 mesi per le solite guerre interne, guerre personali, lotte di potere, ce l'ho più grosso io, no, ce l'hai più grosso tu, eccetera, cioè Cosa? il potere, il Il potere. potere. Ma guarda, allora, facciamo un pochino il punto della situazione. In questo momento non ci sono grandissime alternative a Tare, o meglio, in realtà tutti i nomi che abbiamo letto via via nel corso delle settimane, che magari potevano anche riscontrare il gradimento, magari non erano neanche buttati a caso, tipo D'Amico sappiamo che è gradito, ok, ma ed era tanta. Cioè, come abbiamo sempre detto, c'è sempre quel piccolo particolare che il direttore sportivo di un'altra squadra in questo momento sta già lavorando, in parte per chiudere la stagione e in parte per far la prossima. Cioè, le altre squadre non aspettano di arrivare a maggio, giugno, luglio per iniziare a ingranare. Già iniziano a muoversi un pochino, soprattutto chi magari è dentro un percorso di ciclo, quindi che sta già lavorando da 2 o 3 anni. E soprattutto chi è molto capace, mi verrebbe da dire, Simo. Chi è molto capace, chi non piange quando ad esempio deve parlare di direttore sportivo. Io sì, sono 2 mesi che parlo del direttore sportivo e mi viene da piangere adesso, al 15 di aprile. Poi possiamo scontornare un tuo PNG di te che piangi, tipo mettiamo il titolo "Non è possibile, che incredibile", mettiamo te che stai Potrebbe piangendo. essere una grande idea per la copertina, sì. Vabbè, Vabbè, comunque non si sceglierà ancora Henry. no. La notizia è questa: sì, si sono incontrati, han fatto 2 chiacchiere, però aspettiamo.
Perché se no, come si fa nel caso a riuscire a non prendere nessuno? Io aspetterei ancora un po', che forse si apre l'opportunità che magari, che è quella più ventilata dalla D, quella di non, alla fine di non prendere quasi nessuno. Sì, che magari Tare si stufa di aspettare, scusate la ripetizione, la decisione del Milan e quindi poi magari prende altre scelte lui, o che magari con il fatto che oggi appunto è la data di Paratici, viene rispolverato Paratici per qualche strano motivo e quindi Tare poi si innervosisce, eccetera, eccetera. Sì, tra l'altro Tare in teoria sa di essere palesemente stato prima bocciato Eh, e poi adesso invece è ritornato in auge perché la D che l'aveva bocciato è ritornata a parlare. sì, Beh, strano. bello, però guarda, io ti dico, su Tare non mi sento neanche di andare, tra virgolette, contro, perché comunque porto a casa, non è il migliore su piazza, non è quello che avrei gradito, quello che avrei gradito è a Bologna e non si muove ovviamente, mica è scemo. E avrei gradito lui, sì, però a questo punto mi dico, porta a casa, perché il rischio, se no altrimenti è tra un po' di ritrovarsi veramente con Modesto. Quindi porta a casa, O con porta a Moncada. casa. Non è il massimo, esatto, non è il massimo, ma porta a casa. Tra l'altro ho visto che con Moncada, vedi, è lacrimo con Moncada. Con Moncada, contare dovrebbe restare Moncada, Ma lui perché ha mi ottimi avevano rapporti. assicurato che con gli americani chi sbaglia resta. Sì, no, ma perché lui ha ottimi rapporti con tutti i direttori sportivi Lui del è mondo, bravo. credo. Cioè lui ha ottimi rapporti con ogni direttore sportivo sul pianeta Eh, Terra. No, a me la cosa che fa strano di Moncada, sì. apro e chiudo parentesi, appena ti ristabilisci un attimo, io ti ricordo che tu hai fatto una promessa, cioè metterti in contatto in questa settimana con l'Unisalento, quindi Ah, vabbè, ma quello ti lo posso fare lo stesso. ti ricordo che va fatto. Dicevo, mi fa strano che Moncada accetti di fare un passo indietro. Comunque questa stagione va bene, Forlani decide tutto e comanda tutto, è amministratore delegato, Ibra ci ha messo la faccia, ma poi le scelte concrete le ha fatte Moncada, cioè l'ha firmata lui, soprattutto su tanti acquisti, tanti giocatori e via dicendo. Quindi mi fa strano che se arriva un direttore sportivo lui torna a fare un passo indietro, cioè si mette magari a fare il braccio destro del direttore sportivo, torna a fare il capo scout del direttore sportivo. Mi sembra un po' strano, ecco. Se io fossi Moncada direi: senti, tutto bello, mi scavo, cioè mi levo io, ma proprio a livello logico, piuttosto Sì. che non so se lo farà. No, non accadrà mai. Comunque devo aver intuito per poi chiudiamo su una questione che avete visto in copertina. Ehm, ho intuito perché sto lacrimando, forse è per questo. Che sia il primo articolo a favore di una permanenza di Rafael Leao negli ultimi 2 anni e quindi lacrime, Oltre a quello sì, no. lacrime, veramente tante lacrime. Oltre a quello in cui Allegri lo ricomprava e lo metteva credo a palleggiare in giardino, ti Sì. ricordo. Ecco, anche questo, è inutile che stiamo andare a pensare all'allenatore, ancora non hanno deciso se prende notare. Cioè. Eh. No, però sì, primo articolo dopo anni, mesi, non so quanto, in cui si va poi c'è sempre l'inizio del paragrafo con mai a San Siro in grassetto, ricordando il fatto che ancora non ha segnato a San Siro. Però comunque sì, prendiamoci di buono che è il primo pezzo che va in sua permanenza, ecco. A proposito di invece fatti giudiziari, Henry, chiudiamo con questo. Il capo Ultralucci, perché ieri è iniziato il maxi processo che riguarda anche alcuni componenti della curva del Milan. C'è stata la prima parte dell'interrogatorio, oggi c'è la seconda. Nelle trascrizioni è venuto fuori questo, tra le altre. Ho avuto rapporti mentre ero domiciliare anche con i dirigenti attuali del Milan. Ci sono le chat sul mio telefono. È uno dei passaggi riportati nelle trascrizioni relative alle dichiarazioni di Luca Lucci, ex capo della curva sud rossonera, ora tra i principali imputati al processo delle curve di San Siro, eccetera, eccetera, eccetera.
Il Milan come fa a mettersi parte lesa? Perché il Milan sa benissimo di anni di rapporti con tutto il direttivo e con me direttamente. Perché ricordiamo, il Milan si è costituito parte civile o parte lesa, adesso non mi ricordo. Ho avuto rapporti con tutti i presidenti del Milan, andavo a casa di Berlusconi, non so quante volte ho parlato di calcio con lui, abbiamo parlato di calciomercato, ripeto, ho avuto rapporto con tutti e ciò per una ragione di gestione di curve e evitare problemi all'interno dello stadio. Vabbè, insomma, oggi c'è la seconda parte, se dovesse uscire qualche altra cosa, insomma, vi teniamo informati anche su questa situazione, perché noi di calcio niente, però di tutto il resto ormai stiamo diventando degli esperti. Harry, direi di chiuderla qui, altrimenti tra un po' veramente... Ti salutiamo, direttore. Mi salutate per sempre, credo, perché mi sto sciogliendo. Però pensaci Quindi, a scontornarti, a metterti in copertina piangente, che secondo me faremo un po' di views. potrebbe essere un grande modo. Guarda, potrei venire a fare il talk solo per questo oggi. Beh, ci può stare, fai uno sfogo lacrimante di tristezza sul Milan, io ci penserei, vedi tu. Va bene, ci vediamo dopo tra lunch e talk. Henry, grazie. Ciao, grazie a te, vi aspettiamo più tardi. Ciao. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumo Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.